Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro e le energie disponibili per i prossimi nuovi inizi nei prossimi 30 giorni. Abbiamo la carta della luna. Ragazzi, può essere un periodo riflessivo, un periodo un po' nostalgico, un periodo dove per qualcuno si potrebbe riaffacciare il passato. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi 3 oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo e il numero di telefono. E in più, sempre nella descrizione ci sono i corsi gratuiti presenti sul canale. C'è un corso base di metafisica sui chakra, un corso base di tarocchi intuitivi e sto pubblicando in questo periodo un corso base di numerologia. E vi ricordo inoltre che sono anche aperte le iscrizioni per il corso di gennaio 2026 di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Comunque ragazzi trovate tutto nella descrizione del video e anche sulla pagina web. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per questi nuovi o nuovo inizio dei prossimi 30 giorni. Allora, partiamo con un 3 di coppe. Abbiamo un 6 di bastoni, un 2 di denari, un 6 di denari, un 2 di coppe, e un 3 di denari. Ok. Bene ragazzi, partiamo da questo 3 di coppe che diciamo è una carta di festeggiamenti, di raggiungimento dei risultati, è qualcuno che diciamo gode di una certa allegria per aver appunto raggiunto certi risultati. Andiamo a vederlo. 3 di spade. E 3 di bastoni. Potrebbero effettivamente essere risultati raggiunti attraverso lo sforzo, attraverso il sacrificio, il sudore della vostra fronte, mi verrebbe da dire. Però è un qualche cosa che sento come se qualcuno avesse già effettivamente raccolto qualche frutto, ma da qui in avanti c'è solo la possibilità di espandersi, può solo andare meglio sostanzialmente. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Imperatore e 9 di coppe. Allora, per qualcuno questo risultato può essere una nuova casa, un nuovo lavoro, potrebbe essere anche un nuovo compagno o compagna, ma perché sto già, diciamo, sbirciando giù di qua. Devo dire che potrebbe anche essere un nuovo ruolo, per esempio al lavoro, è un qualche cosa che vi dà molte soddisfazioni, una sensazione di appagamento. Il 9 di coppe molte volte viene tradotto come se fosse il sogno compiuto. Andiamo a vedere un pochettino questo 2 di pentacoli. Abbiamo la morte. E un fante di bastoni. Datemi una carta per la morte. 3 di coppe. Vi dico, se fosse un qualche cosa dove ci sono 3 persone coinvolte, quindi un progetto, un lavoro, ehm,
potrebbe essere che ad un certo punto ci sia come la necessità di ridurre il gruppo. Non risuonerà per tutti quello che vi sto dicendo. Per altri potrebbe dipendere dal fatto che, appunto, avendo questo 2 di pentacoli, che è un po' l'equilibrista, cercherete di destreggiarvi tra più impegni, tra più progetti, potrebbe essere anche tra più persone, ed è per quello che poi probabilmente una di queste persone potrebbe essere esclusa o andarsene da questo progetto. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. 5 di pentacoli e matto, datemi una carta per il 5. Ruota della fortuna. Allora, queste carte sono molto belle. Il 6 di pentacoli ci parla di un equilibrio, di uno scambio tra dare e ricevere, giusto, paritario, equo. E vi dico che è anche una carta che ci parla di contratti scritti. Quindi per qualcuno può essere che nel prossimo periodo si firmino dei contratti che effettivamente, ragazzi, cambiano o cambino le prospettive di vita, mi viene proprio da dire, perché abbiamo questa ruota della fortuna che di solito parla di soldi che arrivano, probabilità fortunate, succulente, nuove possibilità di guadagno, potrebbe essere un aiuto da parte di qualcuno di esterno. Se effettivamente state aspettando quella promozione di cui vi parlavo prima, potrebbe essere un aumento di stipendio o un premio legato alla promozione. Il premio lo vedo tanto in questo mese, quindi per qualcuno sì potrebbe essere un premio. Tenete presente che avete la luna che è una carta associata ai sogni e anche qui avete il 9 di coppe che è associato a sogno compiuto, quindi può essere che qualsiasi sia l'obiettivo che avevate, in questo mese possiate raggiungerlo, sia a livello economico, sia a livello di riconoscimenti, sia anche a livello di ruoli. Andiamo a vedere questo 2 di coppe. Fante di spade, diavolo e 4 di bastoni. Allora, credo che qui il segreto sarà un po' trovare un punto di incontro con chi vi è intorno. È vero, è un 2 di coppe, potrebbe rappresentare una coppia romantica, ma non necessariamente, potrebbe anche essere il voler cercare un punto medio con magari chi collabora con voi, se effettivamente avrete questa promozione con chi è sotto di voi. L'unica cosa che mi viene da dirvi guardando questo fante di spade e il diavolo, attenzione al controllo, perché c'è come un ipercontrollo per mantenere le cose stabili, per mantenere le cose salde, ferme, intatte, ho come questa sensazione. Cioè, probabilmente ci sarà del lavoro da fare con polso, no? Con fermezza. Tenete presente che avete anche l'imperatore qui, quindi si tratta proprio di creare una regola che vada bene per tutti, che possa mettere d'accordo tutti e che possa essere anche funzionale nel lungo periodo. O sono regole, ragazzi, o sono procedure. Però ecco, ho come la sensazione che se è un nuovo periodo, quello che, cioè per esempio non siete mai stati capi e vi eleggono capo nel prossimo mese, si tratterà di rodare un pochettino in questo ruolo e cercare di mantenere le cose più fluide possibili attraverso sia le nuove regole, ma sia anche questa parte di controllo. Cioè le regole vanno messe, vanno create, ma poi bisogna anche preoccuparsi che siano applicate, che siano seguite. Vi dico, qui c'è un cambio a 360 gradi perché tra la ruota della fortuna e il matto c'è proprio un nuovo inizio. Sento come se fosse la fine della carenza economica per voi, ve lo dico. Cioè, secondo me si compie un sogno che avevate. Andiamo a vedere il 3 di denari.
Abbiamo un 9 di spade e la sacerdotessa. Dunque, il 3 di pentacoli è una carta che ci parla di progetti in grande scala, ci parla di collaborazioni, ci parla di qualcuno che cerca soci, cerca collaboratori per portare a termine un progetto. Ora, vi ho detto qui all'inizio che potevate essere 3, qui finiamo con un 3, anzi fatemelo sapere ragazzi se il progetto che avete è composto da 3 persone, perché ho come la sensazione che grazie a questo controllo, a questa disciplina, a questo, come vi posso dire, percorso un po' rigido, riuscirete a far espandere il vostro progetto. Nonostante, perché qui avete un 9 di spade, nonostante le preoccupazioni che potreste avere, sento che avrete come un'intuizione nel lungo periodo che vi permetterà sì di far crescere questo progetto, di trovare l'armonia all'interno della situazione o delle relazioni lavorative. Sento che principalmente è un qualche cosa di lavorativo, ma perché abbiamo tanti denari e tanti, neanche poi così tanti, però c'è ruota della fortuna, l'imperatore, un 6 di pentacoli, quindi per molte persone ragazzi si tratta di un nuovo inizio lavorativo. Ehm, Ho come la sensazione che per qualcuno potrebbe essere la fine di un percorso di studi per poi buttarsi in quello che è il mondo del lavoro. Potrebbe non essere così semplice all'inizio, potreste dover seguire più attività, però io ho come l'idea che ce la farete, cioè il fatto di essere così tenaci vi premierà alla fine, perché abbiamo proprio questo 6 di pentacoli che parla di contratti, di associazioni, di scambi commerciali, cioè il 6 di pentacoli è proprio la carta degli scambi commerciali e qui sotto abbiamo ruota della fortuna e matto. Vi dicono un po', buttatevi, fatevi trasportare da quello che sono gli eventi che arrivano, perché mantenendo il controllo riuscirete ad espandere la vostra attività, la vostra situazione monetaria, finanziaria e riuscirete anche a fare come dei progetti nel lungo periodo. Quindi più che un qualche cosa di passato, sì, potrebbe essere un sogno passato che nel prossimo mese, ragazzi, si compie, si concretizza, si magicamente, vi dico magicamente perché abbiamo la ruota della fortuna, riuscite a concretizzare, a anche iniziare per qualcuno questo nuovo progetto. Devo dire che sì, dei sacrifici toccherà farli, o magari per qualcuno sono già stati fatti dei sacrifici, però porteranno dei risultati. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Utilizza la tua saggezza. Guardate, ricorda un po' l'archetipo del, come si chiama? Dell'eremita perché ha la luce, la lanterna qui. E la carta vi dice: dedicati alla saggezza nel giorno di oggi. Prendi coscienza di una delle grandi verità che hai imparato e applica alla tua vita in qualche modo. L'obiettivo? Utilizza la saggezza e senti quanto potente risulta o si sente quando passa da pensiero a forma, cioè quando si concretizza, quando voi pensate, avete un sogno, lo idealizzate e piano piano lavorandoci, passo dopo passo, si concretizza. Bellissima carta questa, ragazzi. Andiamo a vedere un secondo oracolo, vediamo se ci danno un'idea di tempo. Aiuto da una persona e qui ci parla di 6 mesi, ragazzi. Quindi può essere che questa collaborazione di cui vi ho parlato prima, questo gruppo di persone con il quale lavorerete, potrebbe essere attivo, diciamo così, per i prossimi 6 mesi. Diciamo che il prossimo mese, quei prossimi 30 giorni potrebbero essere effettivamente, diciamo, il blocco di partenza di una corsa che potrebbe durare 6 mesi. Io vi dico, secondo me qui qualcuno o ha un aumento di ruolo, una promozione, un aumento di responsabilità, un aumento di stipendio. Qualcuno potrebbe anche decidere di aprire qualche cosa per conto proprio, anche se lo vedo un po' poco.
cioè è veramente per pochi, però vi dirò che se così fosse, tutto questo gruppo di carte promette molto, ma molto bene. Nuovi contratti, nuovi clienti, nuovi fornitori, nuovi modi di proporre il lavoro, una realtà che cambia davvero a 360 gradi. Ultimo oracolo per voi del Cancro. Grazie universo perché mi aiuti attraverso i limiti della paura. Grazie per espandere le mie percezioni, così posso vedere cos'è per il più alto bene. Quando si fanno i lavori di visualizzazione, i lavori con la legge di attrazione, insomma, quando si fanno lavori di metafisica per attirare quello che volete, l'universo lavora più in fretta se quello che chiedete è in larga scala. Cioè, se voi chiedete per voi stessi, per il vostro bene, è un conto. Ma se voi chiedete per il più alto bene di tutti, del gruppo, della famiglia, della coppia, insomma di tutte le persone che sono vicino a voi e che gioverebbero di quello che state manifestando, vi dico che l'universo è come se schiacciasse l'acceleratore, cioè si muove più rapidamente perché non è un bene per il singolo, ma è un bene superiore per il gruppo. Ok? Quindi cercate quando sognate qualche cosa, quando puntate qualche obiettivo, appunto, di pensarlo non solo per voi, ma pensatelo in larga scala. Anche la Cabala dice così, dice se voi pensate in piccolo siete egoisti, pensate in grande, pensate a quello che potete ottenere, a quello che potete manifestare, co-creare per il bene del gruppo, per un bene più grande di voi. Amici del Cancro, fatemi sapere se vi risuona la lettura. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Diversamente, se volete fare questo lavoro da soli, lo potete fare con la sezione degli abbonamenti. Sono 4 playlist, sono numerate, andrebbero viste in ordine di numero perché sono state create come un corso di formazione, quindi si parte proprio dalle basi della metafisica, quindi lo studio dei chakra e si va mano a mano lavorando chakra per chakra, quindi andando a vedere quali sono i traumi che hanno potuto bloccare, se vogliamo, lo sviluppo del chakra e di conseguenza si vanno poi anche a vedere le credenze limitanti legate a questo blocco o a questo chakra. Tenete presente che le tratto divise per settore: soldi, lavoro, amore, bellezza, tempo, insomma ce n'è una serie. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, quelli sono pubblici, si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!